Dopo aver conquistato Tiro e Gaza, Alessandro mosse verso l'Egitto, quando ricevette gli emissari di Dario, con delle proposte di pace, che egli però rifiutò. Alessandro continuò l'avanzata verso sud, ottenendo la sottomissione dell'Egitto, dove si fece consacrare Faraone. Nella primavera del 331 a.C. Alessandro mosse quindi nuovamente verso Tiro per organizzare l'avanzata verso il cuore dell'impero Achemenide, con l'obiettivo di sconfiggere definitivamente Dario III. Dario, d'altro canto, stava dando fondo a tutte le risorse del suo impero per contrastare il suo avversario. Egli radunò quindi un enorme esercito presso Babilonia, composto da contingenti provenienti da tutte le satrapie dell'impero. Alessandro intanto marciava verso l'Eufrate, attestandosi a Tapso. Dario desiderava rallentarne l'avanzata, e fu così che distaccò più di 5.000 uomini dal suo esercito per impedire ai Macedoni l'attraversamento del fiume Eufrate, dove questi avessero scelto di attraversarlo. Tuttavia, oramai la fama di Alessandro incuteva timore nei suoi nemici e, come già accaduto altre volte, all'avvicinarsi del condottiero macedone, i distaccamenti persiani al comando di Mazzeo si dileguarono. Avvenne così che tra luglio ed agosto Alessandro poté attraversare l'Eufrate e decidere come proseguire. Se da un lato la strada diretta verso Babilonia gli avrebbe consentito di raggiungere prima il suo obiettivo, il passaggio da nord-est gli garantiva il foraggio per le proprie bestie e condizioni climatiche migliori per i suoi uomini. Alessandro proseguì quindi lungo il corso orientale del Tigri, dove da alcuni prigionieri venne a sapere che Dario era attestato poco distante in una cittadina chiamata Gaugamela. Alessandro concesse 4 giorni di riposo ai suoi uomini, facendone fortificare l'accampamento, dove lasciò le salmerie ed i feriti, prima di partire verso lo scontro finale con il re dei re Achemenide. Alessandro marciò verso l'accampamento di Dario, che distava circa 2 chilometri dal suo, ma che era fuori dalla sua visuale, per via di alcune alture tra i due eserciti. Superate le alture che dividevano i due eserciti, Alessandro si accorse della vastità dei suoi avversari, che erano già stati schierati in ordine di battaglia, e si consultò coi suoi generali sul da farsi. Fu ascoltato il parere di Parmenione, che proponeva di attestarsi sul posto e scandagliare il terreno in cerca di trappole. L'altro consiglio dell'esperto generale fu invece respinto. Parmenione propose infatti di attaccare i persiani di notte, ma Alessandro rifiutò questa proposta, motivando la decisione col fatto che desiderava una vittoria netta e insindacabile sul re persiano, cosa che uno scontro notturno gli avrebbe negato, poiché il suo avversario avrebbe trovato l'alibi dell'attacco notturno per la sua sconfitta. Fu così che Alessandro ordinò di fortificare il campo e disporsi per la notte. I persiani, temendo l'attacco notturno macedone, passarono la notte nelle posizioni nelle quali erano stati schierati inizialmente e, non avendo avuto l'ordine di fortificare le loro postazioni, probabilmente non dovettero godere di un buon riposo, poiché trascorsero la nottata temendo le insidie del nemico. Il giorno dopo i due eserciti si fronteggiarono. L'entità dell'esercito di Dario era di circa 135.000 uomini, 35.000 dei quali cavalieri. A queste forze si aggiungevano 100 carri falcati e 15 elefanti da guerra. L'esercito di Dario era immenso. La sua ala sinistra era composta dai cavalieri della Batteana, guidati dal satrapo Besso, seguiti dai persiani i cui cavalieri e fanti combattevano assieme. Sull'ala destra erano schierati i Parti, i Medi e i Cappadoci, guidati da Mazzeo. Al centro dell'esercito persiano era schierata la fanteria pesante degli Immortali, i mercenari greci e vari contingenti provenienti da tutte le parti dell'impero. I carri falcati furono distribuiti di fronte all'esercito lungo tutto il fronte, mentre gli elefanti sembra che non furono utilizzati affatto. Dario intendeva sfruttare la mobilità del suo esercito ed aveva rimosso dalla pianura tutti i possibili ostacoli naturali per sfruttare al meglio la forza dei suoi carri falcati e della sua cavalleria. Alessandro disponeva di circa 47.000 uomini, di cui 7.000 cavalieri. L'esercito macedone era disposto nello stesso schieramento con cui aveva combattuto ad Isso, con la cavalleria degli Eteri sulla destra, comandata dal figlio di Parmenione, Filota, e da Alessandro stesso. Al centro vennero disposte le falangi ed a sinistra le cavallerie e fanterie al comando di Parmenione.
Alessandro, per proteggere le cavallerie dell'ala destra ed evitare che queste venissero accerchiate, qualora egli manovrasse contro il nemico, dispose gli Agriani e i mercenari provenienti dalla Grecia. Essendo in netta inferiorità numerica, Alessandro dispose una falange di riserva dietro il suo schieramento per contrastare eventuali accerchiamenti nemici. Entrambe le ali del suo esercito erano poi state disposte in una formazione convergente al centro, con l'obiettivo di dare meno punti di contatto al nemico. Il 1 ottobre del 331 a.C. i due eserciti mossero l'uno contro l'altro. Alessandro mosse il proprio esercito obliquamente verso destra. Forse il motivo fu di portare le cavallerie avversarie in un luogo più ristretto dalle alture, affinché si sentisse sicuro di non essere accerchiato in quella zona. Sta di fatto che specularmente Dario mosse le proprie truppe verso la propria sinistra. L'ala destra macedone e quella persiana vennero quindi ben presto allo scontro in cui la cavalleria persiana della Battiana dette prova di grande valore. Intanto Dario lanciava i suoi carri falcati contro i macedoni. Dario, pur ponendo grande fiducia in questa arma, dovette constatarne la sostanziale inutilità contro un esercito professionale come quello macedone. I macedoni infatti aprirono i propri ranghi e lasciarono passare i carri nemici. Una volta che i carri furono passati tra le fila macedoni ed ebbero esaurita la loro corsa, i soldati di Alessandro li assalirono da tergo massacrandoli. Sulla sinistra la situazione per i macedoni era drammatica. I contingenti di Parmenione dovevano scontare la loro inferiorità numerica e nel caso delle cavallerie anche una certa inferiorità qualitativa, poiché affrontavano i catafratti della Cappadocia, in forza all'esercito persiano. Oltre questo, il movimento diagonale di Alessandro aveva aperto un varco tra l'ala sinistra macedone ed il centro, varco in cui reparti indiani penetrarono per assalire le salmerie macedoni. Gli uomini di Parmenione inviarono prontamente dei reparti per riprendere possesso del loro accampamento, ma la situazione sulla sinistra macedone restava critica, tanto che Parmenione inviò un messaggio di aiuto ad Alessandro. Alessandro intanto combatteva sull'ala destra, dove lo scontro fu cruento ed impegnò intensamente macedoni e persiani. Entrambi gli eserciti fecero ben presto affluire rinforzi in questo settore, ma nel farlo i persiani crearono un vuoto tra il proprio centro, impegnato contro le falangi macedoni, e la propria ala sinistra. Alessandro si avvide di questo vuoto e prima che i persiani lo colmassero si lanciò con i reparti al proprio comando verso il fianco sinistro del centro persiano. La mossa era azzardata, ma simile a quella già operata ad Isso. Sta di fatto che l'attacco penetrò in profondità, arrivando in prossimità della zona occupata da Dario stesso. Ancora una volta, sfortunatamente per i persiani, Dario si fece cogliere dalla paura e fuggì dal campo di battaglia. La fuga del re avvenne nel momento critico della battaglia. Forse se i persiani al centro avessero resistito, alla lunga la loro pressione sulle ali avrebbe finito per permettergli di prevalere sui macedoni. Ma così non andò ed i reparti del centro e dell'ala sinistra persiana, una volta che il loro re fuggì, si sbandarono ed iniziarono a ritirarsi inseguiti dai macedoni che ne fecero strage. Rimanevano i reparti di cavalleria che sull'ala sinistra macedone stavano impegnando duramente le truppe di Parmenione. Alessandro decise di fare convergere su questo settore la cavalleria degli Eteri, spuntando alle spalle della cavalleria persiana. I cavalieri persiani si trovarono ben presto accerchiati e vendettero cara la pelle per salvarsi rompendo le linee macedoni e fuggendo col resto del loro esercito. La battaglia era stata vinta dai macedoni in maniera inappellabile. Tra le fila di Alessandro i morti erano stati circa 1 migliaio, mentre tra le fila di Dario si arrivò a contare più di 50.000 caduti. Niente impediva ora ad Alessandro di muovere verso Babilonia, dove si era recato il satrapo Mazeo. All'arrivo di Alessandro, Mazeo fece atto di sottomissione al re macedone, che lo ringraziò confermandogli il governo della satrapia che già deteneva. Babilonia era stata conquistata e di lì a poco anche Susa sarebbe stata presa. Dario era in fuga e per Alessandro cominciava un lungo viaggio verso i confini del mondo allora conosciuto, per impadronirsi di tutto l'est dell'impero persiano.